Assolutamente. Ecco una versione ampliata della storia, mantenendo lo stile, il tono, il formato e il linguaggio empatico e coinvolgente del tuo canale. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono ancora emozionatissima di avervi qui oggi per approfondire la storia incredibile di Neslihan, Burak e del loro amore vero. Come vi ho anticipato, questa è una storia che va oltre la semplice cronaca di eventi. È un'immersione profonda nell'animo umano, una celebrazione della tenacia e una testimonianza del potere trasformativo dell'amore. Se vi siete persi il video precedente, vi consiglio di recuperarlo per avere un quadro completo. E, naturalmente, se vi piacciono le storie che scaldano il cuore, quelle che ci ricordano che la speranza non è mai vana, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanellina. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questa community di persone che credono ancora nella bellezza del mondo. Ora, preparatevi, perché ci addentreremo ancora di più nella vita di Neslihan e Burak, esplorando le sfide che hanno affrontato, le emozioni che hanno provato e la forza che li ha spinti a non arrendersi mai. Come ricorderete, Neslihan e Burak erano due anime gemelle, unite da un legame indissolubile. Fin da subito, avevano sognato di costruire una famiglia, di riempire la loro casa di risate e di amore. Ma la vita, a volte, ci mette di fronte a ostacoli inaspettati. Dopo il matrimonio, la coppia ha iniziato a desiderare ardentemente un bambino. Ma i mesi passavano e la cicogna non arrivava. La frustrazione cresceva, alimentata dalla paura di non poter realizzare il loro sogno. Hanno consultato diversi medici, si sono sottoposti a esami e terapie, ma senza successo. La diagnosi è stata un colpo durissimo. La concezione naturale era impossibile. Immaginate il loro dolore, la loro delusione. Il sogno di diventare genitori sembrava svanire nel nulla. Ma Neslihan e Burak non si sono lasciati sopraffare dalla disperazione. Il loro amore era troppo forte per permettere a questa difficoltà di dividerli. Si sono stretti ancora di più l'uno all'altra, trovando conforto e sostegno reciproco. Insieme, hanno iniziato a informarsi sulle alternative disponibili. Hanno letto libri, articoli, testimonianze di altre coppie che avevano affrontato la stessa sfida. E così, hanno scoperto la fecondazione in vitro, una tecnica di procreazione assistita che offriva loro una speranza concreta. La decisione di intraprendere questo percorso non è stata facile. Sapevano che sarebbe stato lungo, costoso e pieno di incognite. Ma erano determinati a fare tutto il possibile per realizzare il loro sogno. Hanno parlato a lungo, valutando i pro e i contro, e alla fine hanno deciso di tentare la FIVET. Inizia così un capitolo nuovo della loro vita, fatto di visite mediche, esami, iniezioni di ormoni e tanta attesa. Neslihan si è sottoposta a cicli di stimolazione ovarica, con la speranza di produrre ovuli sani. Burak l'ha sostenuta in ogni momento, accompagnandola agli appuntamenti, incoraggiandola nei momenti di sconforto e celebrando ogni piccolo progresso. Ogni ciclo di FIVET era un'altalena di emozioni. La speranza si alternava alla paura, l'entusiasmo alla delusione. Dopo diversi tentativi falliti, la coppia ha iniziato a vacillare. Si chiedevano se stavano facendo la cosa giusta, se valeva la pena continuare a soffrire. Ma poi, un giorno, è arrivata la notizia tanto attesa: Neslihan era incinta. La gioia è stata incontenibile. Dopo anni di attesa e di sacrifici, il loro sogno si stava finalmente avverando. Hanno pianto di gioia, si sono abbracciati forte e hanno ringraziato il cielo per questo miracolo. I 9 mesi di gravidanza sono stati un periodo magico, pieno di amore, di emozione e di aspettative. Neslihan e Burak hanno preparato la cameretta del bambino, hanno scelto il nome, hanno immaginato la loro vita da genitori. Si sentivano al settimo cielo. Ma il destino, purtroppo, aveva in serbo un'altra prova per loro. Poco prima del termine della gravidanza, Neslihan ha iniziato ad avere dei forti dolori addominali. Si sono recati immediatamente in ospedale, dove i medici hanno scoperto che la gravidanza era a rischio. Era necessario intervenire immediatamente per salvare la vita di Neslihan e del bambino. La coppia è stata sopraffatta dalla paura. Non potevano credere che, dopo tutto quello che avevano passato, stessero per perdere il loro bambino. Ma i medici sono stati tempestivi e professionali. Neslihan è stata sottoposta a un parto cesareo d'urgenza. Il bambino è nato prematuro, ma fortunatamente era vivo e in buone condizioni. Neslihan, però, ha subito delle gravi complicazioni post-operatorie. Ha perso molto sangue e ha dovuto essere sottoposta a diverse trasfusioni. Le sue condizioni erano critiche.
Burak era disperato. Non sapeva cosa fare, come aiutare la sua amata. Ha passato giorni e notti in ospedale, pregando per la sua guarigione. Ha parlato al loro bambino, promettendo lì che la sua mamma sarebbe tornata presto a casa. Neslihan ha lottato con tutte le sue forze. Ha subito diverse operazioni e ha trascorso settimane in terapia intensiva. Ma grazie alla sua tenacia e alle cure dei medici, è riuscita a superare la crisi. Finalmente, dopo settimane di sofferenza e di incertezza, Neslihan si è ripresa completamente ed è potuta tornare a casa con Burak e il loro bambino. La loro famiglia era finalmente al completo, più forte e unita che mai. Hanno chiamato il loro bambino Amore Vero, per ricordare a tutti il potere dell'amore e della speranza. Ma la loro storia non finisce qui. Purtroppo, a causa delle complicazioni durante la gravidanza e il parto, Neslihan e Burak si sono trovati ad affrontare delle ingenti spese mediche. Nonostante avessero un'assicurazione sanitaria, molte delle spese non erano coperte e si sono ritrovati con un debito elevato. Si sono sentiti soli e abbandonati, come se la loro gioia fosse stata oscurata da un'ombra incombente. Hanno cercato aiuto in tutti i modi possibili, ma senza successo. Le banche non concedevano loro prestiti, gli amici e i parenti non potevano aiutarli. La situazione era disperata. Rischiavano di perdere la casa e di non poter garantire un futuro al loro bambino. Ma Neslihan e Burak non si sono dati per vinti. Hanno deciso di lottare per i loro diritti. Un giorno, hanno sentito parlare di Vince, un avvocato specializzato in diritto sanitario, noto per la sua competenza e la sua umanità. Senza esitare, si sono rivolti a lui, sperando che potesse aiutarli a risolvere i loro problemi finanziari. Vince, dopo aver ascoltato attentamente la loro storia, è rimasto profondamente commosso. Ha visto nei loro occhi la sofferenza, la disperazione, ma anche la determinazione a non arrendersi. Ha deciso di accettare il loro caso, convinto che Neslihan e Burak meritassero giustizia. Ha studiato a fondo la documentazione medica e ha scoperto che l'assicurazione sanitaria aveva negato ingiustamente la copertura di alcune spese. Secondo Vince, l'assicurazione aveva violato i termini del contratto e aveva causato un danno economico e morale a Neslihan e Burak. Così, Vince ha intentato una causa contro l'assicurazione sanitaria, sostenendo che aveva violato i termini del contratto e che aveva causato un danno economico e morale a Neslihan e Burak. La battaglia legale è stata lunga e difficile. L'assicurazione sanitaria ha cercato in tutti i modi di evitare di pagare, assumendo avvocati esperti e presentando argomentazioni complesse. Ma Vince non si è arreso. Ha presentato prove schiaccianti, ha interrogato testimoni e ha difeso con passione i diritti di Neslihan e Burak. Ha dimostrato che l'assicurazione aveva agito in malafede, anteponendo i propri interessi economici alla salute dei suoi clienti. Dopo mesi di udienze e di discussioni, il giudice ha finalmente emesso la sua sentenza. Ha dato ragione a Neslihan e Burak, condannando l'assicurazione sanitaria a risarcirli per tutte le spese mediche non coperte e per i danni morali subiti. La sentenza è stata una vittoria schiacciante per Neslihan e Burak, ma anche per Vince, che ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e la sua integrità. Grazie a Vince, Neslihan e Burak hanno potuto saldare i loro debiti e iniziare una nuova vita senza l'incubo delle difficoltà finanziarie. La loro storia è diventata un simbolo di speranza e di giustizia, un esempio di come l'amore e la determinazione possano superare qualsiasi ostacolo. Neslihan, Burak e Amore Vero sono diventati un punto di riferimento per tante altre coppie che si trovano ad affrontare difficoltà simili. Ma la storia di Neslihan, Burak e Amore Vero non è solo una storia di giustizia legale, è soprattutto una storia d'amore, di resilienza e di speranza. È la storia di due persone che, nonostante le difficoltà, non hanno mai perso la fiducia nel futuro e che hanno lottato con tutte le loro forze per realizzare il loro sogno di diventare genitori. Ed è anche la storia di un avvocato, Vince, che ha creduto in loro e che ha fatto tutto il possibile per aiutarli a ottenere giustizia. Questa storia ci insegna che l'amore è la forza più potente che esista, che la resilienza è la chiave per superare le difficoltà e che la speranza è l'ultima a morire. Ci ricorda anche che ci sono persone buone nel mondo, pronte ad aiutare chi è in difficoltà, e che la giustizia, anche se a volte tarda ad arrivare, alla fine trionfa sempre. Quindi, la storia di Neslihan, Burak, Amore Vero e Vince è un'ispirazione per tutti noi. Ci invita a non arrenderci mai di fronte alle difficoltà, a credere sempre nei nostri sogni e a lottare per ciò che è giusto.
Ed eccoci giunti alla fine di questa toccante storia. Abbiamo visto come Neslihan e Burak, animati da un amore immenso, hanno affrontato sfide enormi per realizzare il loro sogno di genitorialità. Abbiamo assistito alla loro battaglia contro le avversità mediche, le difficoltà economiche e, infine, alla vita. Oria legale grazie all'aiuto dell'avvocato Vince. Un vero e proprio esempio di resilienza, amore e giustizia. Spero che questa storia vi sia piaciuta e che vi abbia toccato il cuore. Mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto con le vostre impressioni e le vostre riflessioni. Cosa vi ha colpito di più di questa storia? Quali emozioni vi ha suscitato? E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e familiari e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Mi fa sempre molto piacere leggere i vostri commenti e sapere che apprezzate il mio lavoro. Grazie ancora per avermi seguito e alla prossima!